Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerai i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco, Eloxatin Sanofi SRL, ultimo aggiornamento, 10 febbraio 2022. Cos'è Eloxatin? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Eloxatin durante la gravidanza e l'allattamento. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Effetti indesiderati. Sovradosaggio. Proprietà farmacodinamiche. Proprietà farmacocinetiche. Dati preclinici di sicurezza. Elenco degli eccipienti. Farmaci equivalenti. Farmaci esteri. Cos'è Eloxatin? Eloxatin è un farmaco a base del principio attivo oxaliplatino, appartenente alla categoria degli antineoplastici e nello specifico composti del platino. È commercializzato in Italia dall'azienda Sanofi SRL. Eloxatin può essere prescritto con ricetta OSP, medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile. Confezioni: Eloxatin 5 mg/ml concentrato per Soluz. Per infusione 1 FLAC. 10 ml. Eloxatin 5 mg/ml concentrato per Soluz. Per infusione 1 FLAC. 20 ml. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: Sanofi SRL. Ricetta: OSP, medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile. Classe H. Principio attivo: oxaliplatino. Gruppo terapeutico: antineoplastici. Forma farmaceutica: soluzione, uso interno. Indicazioni: oxaliplatino in associazione con 5-fluorouracile, 5-fu e acido folinico, AF, ha indicato per trattamento adiuvante del cancro al colon di stadio II-C di Duke, dopo resezione completa del tumore primario. Trattamento del cancro colorettale metastatico. Posologia: uso riservato agli adulti. La dose di oxaliplatino raccomandata per la terapia adiuvante a 85 mg/m2, per infusione endovenosa ripetuta ogni 2 settimane per 12 cicli, 6 mesi. La dose consigliata di oxaliplatino nel trattamento del cancro colorettale metastatico a 85 mg/m2 per infusione endovenosa ripetuta ogni 2 settimane, fino a progressione della malattia o tossicità non accettabile. La dose deve essere modificata in funzione della tollerabilità, vedere paragrafo 4.4. La somministrazione di oxaliplatino deve sempre precedere quella delle fluoropirimidine a euro, cioè il 5-fluorouracile. Oxaliplatino deve essere somministrato in infusione endovenosa della durata di 2-6 ore, in 250-500 ml di una soluzione glucosata al 5% in modo da ottenere una concentrazione tra 0,2 mg/ml e 0,70 mg/ml. 0,70 mg/ml ha la concentrazione più elevata nella pratica clinica per una dose di oxaliplatino di 85 mg/m2. Oxaliplatino è stato utilizzato in prevalenza in associazione ad un'infusione continua di 5-fluorouracile. Per il trattamento ogni 2 settimane sono stati usati schemi di trattamento di 5-fluorouracile che hanno associato bolo e infusione continua. Popolazioni speciali: pazienti con funzionalità renale compromessa. Oxaliplatino non deve essere somministrato a pazienti con grave alterazione della funzionalità renale, vedere paragrafi 4, 3 e 5, 2. Nei pazienti con alterazione della funzionalità renale da lieve a moderata la dose raccomandata di oxaliplatino è di 85 mg/m2, vedere paragrafi 4, 4 e 5, 2. Pazienti con insufficienza epatica. In uno studio di fase I che comprendeva pazienti con diversi gradi di insufficienza epatica, la frequenza e la gravità dei disturbi epatobiliari sembravano essere correlati alla progressione della malattia e ai test di funzionalità epatica alterati al basale. Durante lo sviluppo clinico, non è stato fatto alcun aggiustamento specifico delle dosi per i pazienti con parametri della funzionalità epatica alterati. Pazienti anziani. Non si è osservato alcun aumento di tossicità grave quando oxaliplatino è stato usato, da solo in associazione a 5-fluorouracile, nei pazienti con più di 65 anni di età. Di conseguenza non ha richiesto un adattamento specifico delle dosi per i pazienti anziani. Pazienti in età pediatrica. Non ci sono dati rilevanti relativi all'uso di oxaliplatino nei bambini. L'attività di oxaliplatino in monoterapia non è stata determinata nei pazienti in età pediatrica affetti da tumori solidi, vedere paragrafo 5.1. Modo di somministrazione. Oxaliplatino deve essere somministrato per infusione endovenosa. La somministrazione di oxaliplatino non richiede iperidratazione.
Oxaliplatino, diluito in 250-500 ml di soluzione glucosata al 5% in modo da ottenere una concentrazione non inferiore a 0,2 mg/ml, deve essere infuso tramite una linea venosa centrale o una vena periferica in un tempo di 2-6 ore. L'infusione di oxaliplatino deve sempre precedere la somministrazione di 5-fluorouracile. In caso di travaso, la somministrazione deve essere interrotta immediatamente. Istruzioni per l'uso. Oxaliplatino deve essere diluito prima dell'uso. Per diluire il concentrato per soluzione per infusione si deve utilizzare solo soluzione glucosata al 5%, vedere paragrafo 6.6. Controindicazioni. Oxaliplatino ha controindicato nei pazienti che presentano precedenti noti di ipersensibilità al principio attivo, stanno allattando con latte materno, presentano mielosoppressione antecedente all'inizio del primo ciclo, come evidenziato in condizioni di conta basale da neutrofili 2x109L e / conta piastrinica 100x109L. Soffrono di una neuropatia sensoriale periferica con alterazione funzionale antecedente al primo ciclo. Hanno una funzionalità renale gravemente compromessa, clearance della creatinina inferiore a 30 ml/min, vedere paragrafo 5.2. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Oxaliplatino deve essere utilizzato esclusivamente dai reparti specializzati di oncologia e deve essere somministrato sotto la supervisione di un medico oncologo qualificato. Insufficienza renale. I pazienti con compromissione della, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Non si ha osservata modifica del livello di esposizione al 5-fluorouracile nei pazienti che hanno ricevuto un'unica dose di 85 mg/m2 di oxaliplatino immediatamente prima della somministrazione di 5-fluorouracile. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Assumere Eloxatin durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Eloxatin durante la gravidanza e l'allattamento? Gravidanza. Non sono finora disponibili informazioni sulla sicurezza di impiego di oxaliplatino in gravidanza. In studi sugli animali si è osservata tossicità riproduttiva. Di conseguenza oxaliplatino non è raccomandato durante la, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Non sono stati effettuati studi sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Comunque, poiché a copyright il trattamento con oxaliplatino causa un aumento del rischio di capogiri, nausea e vomito e altri sintomi neurologici che influiscono su andatura ed equilibrio, questo può portare ad una leggera o moderata influenza sulla capacità di guidare e sull'uso di macchinari. Alterazioni della visione, in particolare la perdita transitoria della visione, reversibile dopo sospensione della terapia, possono influenzare la capacità di guidare veicoli o di utilizzare macchinari. I pazienti devono pertanto essere informati riguardo il potenziale effetto di questi eventi sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Effetti indesiderati. Sintesi del profilo di sicurezza. Gli eventi avversi più frequenti di oxaliplatino in associazione al 5-fluorouracile / acido folinico sono stati di tipo gastrointestinale, diarrea, nausea, vomito e mucositi, ematologico, neutropenia, trombocitopenia, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. Sintomi. Non esistono antidoti noti per oxaliplatino. In caso di sovradosaggio ci si può aspettare un'esacerbazione degli effetti indesiderati. Gestione. Si deve iniziare il monitoraggio dei parametri ematologici e somministrare un trattamento sintomatico. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Altri antineoplastici, composti del platino, codice ATC. L01XA03. Meccanismo d'azione. Oxaliplatino ha un principio attivo antineoplastico, appartenente ad una nuova classe di composti del platino in cui proprietà farmacocinetiche, assorbimento e distribuzione non sono stati determinati i parametri farmacocinetici dei singoli composti attivi. Qui di seguito sono riportati i parametri farmacocinetici del platino ultrafiltrabile, costituito da un insieme di dati preclinici di sicurezza. Gli organi bersaglio identificati nelle specie precliniche, topi, ratti, cani e / scimmie, in studi con dose singole e con dosi ripetute, includono midollo osseo, sistema gastrointestinale, reni, testicoli, sistema nervoso, elenco degli eccipienti, acqua per preparazioni iniettabili. Farmaci equivalenti. I farmaci equivalenti di Eloxatin a base di oxaliplatino sono oxaliplatino Accord, oxaliplatino Aurobindo Pharma Italia, oxaliplatino Cabi, oxaliplatino Sandoz, oxaliplatino San, oxaliplatino Teva. Fonte, foglietto illustrativo.
AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.